Lezione 1. Compilazione efficiente dei moduli. Salve Anna, abbiamo alcuni moduli da compilare. Compiliamoli velocemente, ok? Ciao John. Assolutamente, non dovremmo ritardare. L'efficienza è fondamentale quando si tratta di compilare i moduli. Giusto. Cominciamo leggendo attentamente le istruzioni. La comprensione dei requisiti ci aiuterà a completare i moduli in modo accurato. Questo è un buon punto. Dovremmo prestare attenzione a eventuali linee guida specifiche o documenti aggiuntivi che potrebbero essere necessari. Una volta che sappiamo cosa è necessario, raccogliamo tutte le informazioni necessarie. È importante avere tutto pronto prima di iniziare. Assolutamente. Non vogliamo fermarci nel bel mezzo della compilazione dei moduli per cercare i dettagli mancanti. La preparazione è fondamentale. Ora che siamo pronti, iniziamo con le informazioni di base, nomi, indirizzi e dettagli di contatto. Sì. Dovremmo assicurarci di scrivere in modo leggibile e controllare eventuali errori di ortografia. Informazioni chiare e accurate sono importanti. Concordato. Passiamo alle sezioni successive, fornendo dettagli sulla nostra storia lavorativa o sui titoli di studio, se applicabili. Ricorda che dovremmo concentrarci sulle informazioni pertinenti ed evitare di fornire dettagli non necessari. Assolutamente. Vogliamo includere ciò che è necessario ed evitare confusione o ritardi. Man mano che completiamo ogni sezione, esaminiamo le nostre risposte per assicurarci che siano accurate e complete. Questa è una buona idea. Una rapida revisione ci aiuterà a individuare eventuali errori o omissioni. Una volta soddisfatti delle nostre risposte, assicuriamoci di firmare e datare i moduli laddove richiesto. Giusto. Non dimentichiamo di ricontrollare se è necessario allegare documenti giustificativi. Prima di inviare i moduli, conserviamo delle copie per i nostri archivi. È sempre utile avere un backup. Assolutamente. Avere delle copie sarà utile nel caso in cui sia necessario fare riferimento alle informazioni fornite. Ora che abbiamo finito, assicuriamoci di inviare i moduli attraverso i canali designati o alle autorità competenti. Sì. Seguiamo attentamente le istruzioni per l'invio per evitare inutili ritardi. Lezione 2. Gestione delle cancellazioni dell'ultimo minuto. Salve Anna, stavo pensando ai nostri piani imminenti, ma cosa succede se c'è un'emergenza inaspettata e devo cancellare all'ultimo minuto? Ciao John. Questa è una preoccupazione valida. La vita a volte può dare delle curve inaspettate. In tali situazioni, la comunicazione è fondamentale. Assolutamente. Mi dispiacerebbe cancellare all'ultimo minuto, ma a volte le circostanze sfuggono al nostro controllo. È importante essere comprensivi e flessibili. In caso di emergenza, assicurati di informare l'altra persona il prima possibile. Questo ha senso. Informare tempestivamente l'altra persona dimostra rispetto per il suo tempo e consente loro di prendere accordi alternativi, se necessario. Esattamente. Essere aperti e onesti sulla situazione aiuta a mantenere un buon rapporto ed evita malintesi. Ma cosa succede se si tratta di una situazione in cui non posso fornire alcun preavviso?
Tipo una malattia improvvisa o una questione familiare urgente? In questi casi, è importante dare priorità al tuo benessere o a quello della tua famiglia. La tua salute e la tua famiglia dovrebbero sempre essere al primo posto. Questo è vero, è essenziale prendersi cura di noi stessi e dei nostri cari. Sono lieto che tu abbia capito. Certo, la vita accade e le emergenze possono sorgere inaspettatamente. È importante essere compassionevoli e accomodanti. Grazie, ti ringrazio per la comprensione. Farò del mio meglio per evitare cancellazioni dell'ultimo minuto, ma se dovesse succedere, lo comunicherò il prima possibile. Questo è un approccio responsabile. Si tratta di mantenere linee di comunicazione chiare e aperte. Assolutamente. E se la situazione lo consente, cercherò di riprogrammare o rimediare in qualche modo per dimostrare il mio impegno. È un gesto premuroso. Dimostra la tua sincerità e considerazione per il tempo dell'altra persona. Grazie per il consiglio. Ora mi sento più sicuro nel gestire le emergenze inaspettate e nel comunicare in modo efficace. Lezione 3. Shopping per la moda. Ciao Anna, penso che dovremmo esplorare altre opzioni. Cosa ne pensi? Ciao John. Sono d'accordo. Continuiamo a cercare. C'è così tanto da scoprire. Assolutamente. Mi sono imbattuto in questa giacca e sembra fantastica. Cosa ne pensi? Oh, adoro lo stile. Il colore e il design sono davvero alla moda. Sarebbe sicuramente una dichiarazione di moda. È quello che pensavo anch'io. È importante trovare pezzi che si distinguano e riflettano il nostro stile personale. Sicuramente. La moda è un ottimo modo per esprimerci e mostrare la nostra individualità. Assolutamente. E il materiale sembra di alta qualità, il che significa che durerà a lungo. La qualità è fondamentale quando si tratta di abbigliamento. È meglio investire in pezzi che durino nel tempo. Non potrei essere più d'accordo. È importante considerare la durata e la longevità quando si fanno scelte di moda. E a proposito di scelte, hai visto questo paio di scarpe? Sono così eleganti e versatili. Wow, quelle scarpe sono fantastiche. Starebbero bene sia con abiti casual che formali. Esattamente. È sempre bello avere capi che possono essere abbelliti o abbigliati a seconda dell'occasione. Questo è un approccio intelligente per costruire un guardaroba versatile. Possiamo mescolare e abbinare per creare vari look. Assolutamente. Si tratta di massimizzare le nostre opzioni e ottenere il massimo dai nostri vestiti. Sono d'accordo, non dimentichiamo di prestare attenzione anche alla vestibilità. I vestiti devono essere comodi e lusinghieri. Il comfort è fondamentale, di sicuro. E quando qualcosa si adatta bene, aumenta la nostra fiducia e il nostro aspetto generale. Sicuramente. Vogliamo sentirci bene con ciò che indossiamo ed emanare sicurezza ovunque andiamo. E non trascuriamo gli accessori. Possono valorizzare qualsiasi outfit e aggiungere quel tocco di stile in più.
Hai ragione, un accessorio ben scelto può fare una differenza significativa e completare il look generale. Assolutamente. Sono quei piccoli dettagli che possono avere un grande impatto sulle nostre scelte di moda. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo a esplorare e troviamo pezzi che parlino davvero del nostro stile personale. Sicuramente. Il mondo della moda è vasto e c'è sempre qualcosa di nuovo ed eccitante da scoprire. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Continuiamo il nostro viaggio nella moda e facciamo alcune scelte di stile. Assolutamente. Non vedo l'ora di trovare quei pezzi perfetti che ci facciano sentire sicuri ed eleganti. Anch'io. Abbracciamo la nostra avventura nella moda e godiamoci il processo di creazione dei nostri look unici. Sicuramente. La moda è sinonimo di espressione personale e divertimento con il nostro stile. Facciamo in modo che sia memorabile. Non avrei potuto dirlo meglio. Tuffiamoci di nuovo e troviamo quei gioielli della moda. Buon shopping! Lezione 4. Elementi essenziali della cucina. Ciao Anna, hai mai provato a cucinare con oli e spezie diversi? Ciao John. Sì, adoro sperimentare sapori diversi in cucina. Aggiunge tanta profondità ai piatti. È fantastico. Ho letto dei vantaggi dell'uso dell'olio d'oliva in cucina. È sicuramente un'opzione versatile. Assolutamente. L'olio d'oliva non è solo salutare, ma aggiunge anche un sapore delizioso a insalate, sauté e marinate. Non potrei essere più d'accordo. È un alimento base della cucina mediterranea e dà un tocco unico ai piatti. Sicuramente. E per quanto riguarda le spezie, hai provato a usare curcuma e cumino? Sì, ce l'ho. La curcuma ha grandi benefici per la salute e il cumino aggiunge un sapore caldo e terroso a molti piatti. Giusto. La curcuma è nota per le sue proprietà antinfiammatorie e il cumino aggiunge un aroma e un gusto deliziosi. È affascinante come le spezie possano trasformare un piatto semplice in qualcosa di straordinario. Assolutamente. Esaltano i sapori e rendono ogni boccone un'esperienza deliziosa. Infatti. E a proposito di ingredienti, hai mai usato fagioli in scatola nella tua cucina? Sì, ce l'ho. I fagioli in scatola sono così convenienti e possono essere utilizzati in vari piatti come zuppe, stufati e insalate. Questo è vero, sono un'ottima fonte di proteine e fibre e fanno risparmiare molto tempo nella preparazione dei pasti. Sicuramente. È sempre bene avere dei fagioli in scatola nella dispensa per pasti veloci e nutrienti. Non potrei essere più d'accordo. Sono un ingrediente versatile che può aggiungere sostanza e sapore a molte ricette. Assolutamente. Si tratta di avere una cucina ben fornita con ingredienti essenziali per le avventure culinarie. Hai ragione, avere una varietà di oli, spezie e prodotti base per la dispensa ci permette di esplorare diverse cucine. Esattamente. Amplia i nostri orizzonti culinari e ci permette di creare piatti diversi ed entusiasmanti.
E sperimentare sapori diversi in cucina può essere un'esperienza divertente e gratificante. Sicuramente. È un processo creativo che ci permette di sviluppare il nostro stile di cucina unico. Non avrei potuto dirlo meglio. Continuiamo a esplorare nuovi ingredienti e sapori nella nostra cucina. Assolutamente. Manteniamo le nostre cucine rifornite di prodotti essenziali come olio d'oliva, fagioli in scatola e spezie. Concordato. Le possibilità sono infinite e possiamo creare pasti deliziosi e memorabili a casa nostra. Sono entusiasta di continuare le nostre avventure culinarie. Continuiamo a imparare e crescere in cucina. Anch'io. Abbracciamo i sapori, sperimentiamo nuove ricette e godiamoci il viaggio della cucina. Sicuramente. Cucinare non è solo nutrimento, ma anche creatività e gioia. Complimenti per questo. Saluti davvero. Ecco piatti deliziosi, sapori entusiasmanti e la gioia di cucinare. Assaporiamo ogni momento. Lezione 5. La tranquillità della natura. Ciao Anna, sei mai stata in un posto davvero mozzafiato e sereno? Ciao John. Sì, ho avuto il piacere di visitare alcuni luoghi incredibilmente rilassanti e belli. Sembra incredibile. Posso solo immaginare come le acque calme rendano l'ambiente ancora più tranquillo. Assolutamente. Stare vicino ad acque serene, che si tratti di un lago o di un oceano, ha un effetto calmante sull'anima. Posso immaginare le dolci increspature e il suono dell'acqua che lambisce la riva creando un senso di tranquillità. Sì, i suoni ritmici della natura possono essere incredibilmente sereni e aiutarci a trovare la pace interiore. È affascinante come la natura abbia il potere di calmare la nostra mente e fornire un senso di rilassamento. Sicuramente. Essere immersi nella bellezza della natura ci permette di disconnetterci dai rumori della vita quotidiana. È così vero. Fornisce una via di fuga tanto necessaria e ci consente di ricaricare le batterie. Assolutamente. La natura ha questa incredibile capacità di ringiovanirci e ispirarci in modi che nient'altro può fare. Sono d'accordo, i panorami mozzafiato e la sensazione di essere in armonia con la natura sono davvero impressionanti. È in quei momenti che ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli nel grande schema delle cose e di quanto sia preziosa la vita. Esattamente. È un'esperienza umiliante che ci ricorda di apprezzare la bellezza che ci circonda. La natura ha un modo per mettere le cose in prospettiva e ricordarci cosa conta veramente nella vita. Non avrei potuto dirlo meglio. È importante dedicare del tempo per entrare in contatto con la natura e trovare conforto nel suo abbraccio. Assolutamente. La natura è un potente guaritore e una fonte di ispirazione per le nostre menti e anime. Cerchiamo di cercare quei luoghi sereni e immergerci nella tranquillità della natura. Sono favorevole a questo. Troviamo il tempo per apprezzare la bellezza mozzafiato che esiste intorno a noi. Sicuramente. Si tratta di trovare quei momenti di serenità e lasciarsi affascinare dalle meraviglie della natura. Assolutamente.
Abbracciamo l'influenza calmante della natura e lasciamo che ripristini il nostro spirito e ci porti gioia. Non potrei essere più d'accordo. Facciamo uno sforzo consapevole per circondarci della tranquillità della natura. La natura ha così tanto da offrire. Esploriamo, apprezziamo e lasciamo che la sua serenità riempia i nostri cuori e le nostre menti. Sembra un piano meraviglioso. Intraprendiamo un viaggio all'insegna della serenità e lasciamoci guidare dalla bellezza della natura. Infatti, immergiamoci nelle acque calme della natura e lasciamoci avvolgere completamente dalla sua magia. Non potrei essere più eccitato. Usciamo e sperimentiamo la serenità mozzafiato del mondo naturale. Assolutamente. Creiamo ricordi che dureranno tutta la vita e apprezziamo la tranquillità che la natura ci offre. Ecco la serenità della natura e la gioia che ci porta. Che possiamo sempre trovare conforto nel suo abbraccio. Saluti. Lezione 6. Abitudini alimentari sane. Ciao Anna, hai mai pensato di incorporare frutta fresca, verdura, cereali integrali e proteine magre nella tua dieta? Ciao John. Sì, credo che incorporare questi alimenti nutrienti sia essenziale per mantenere uno stile di vita sano. È bello sentirlo. La frutta e la verdura fresche sono ricche di vitamine e minerali che nutrono il nostro corpo. Assolutamente. Ci forniscono i nutrienti e gli antiossidanti necessari per sostenere il nostro benessere generale. È importante scegliere una varietà di frutta e verdura colorate per assicurarci di assumere un'ampia gamma di nutrienti. Sicuramente. Ogni colore rappresenta diverse sostanze fitochimiche che forniscono benefici per la salute unici. Questo è affascinante. Non avevo capito che i diversi colori di frutta e verdura avessero un tale significato. Sì, è il modo in cui la natura ci fornisce una vasta gamma di nutrienti per sostenere la nostra salute. Questo ha senso. E i cereali integrali? Come contribuiscono a una dieta sana? I cereali integrali sono un'ottima fonte di fibre, vitamine e minerali. Forniscono energia sostenuta e aiutano la digestione. Capisco. Quindi, incorporando cereali integrali nei nostri pasti, possiamo sentirci sazi più a lungo e mantenere livelli di energia stabili. Assolutamente. I cereali integrali come la quinoa, il riso integrale e il pane integrale sono ottime opzioni da includere nella nostra dieta. E le proteine magre? In che modo svolgono un ruolo nel mantenimento di uno stile di vita sano? Le proteine magre, come pollo, pesce, tofu e legumi, forniscono aminoacidi essenziali per la crescita e la riparazione muscolare. Questo è interessante. Quindi, incorporare proteine magre nei nostri pasti aiuta a sostenere i muscoli e la forza complessiva. Sì, esattamente. È importante scegliere tagli di carne magri e fonti proteiche alternative per ottenere una varietà di nutrienti. Sono felice di saperlo. È essenziale seguire una dieta equilibrata che includa una varietà di cibi nutrienti. Assolutamente. I nostri corpi prosperano quando li nutriamo con cibi sani e ricchi di nutrienti. È affascinante come il cibo che mangiamo possa avere un impatto così significativo sulla nostra salute e sul nostro benessere generale.
Sì, è una testimonianza del potere della nutrizione nel sostenere il nostro corpo e promuovere la longevità. Non potrei essere più d'accordo. Rendiamo prioritaria la ricerca di frutta fresca, verdura, cereali integrali e proteine magre. Sicuramente. Dando priorità a questi alimenti, possiamo creare le basi per una vita sana e vivace. Si tratta di fare scelte consapevoli ed essere consapevoli di ciò che mettiamo nel nostro corpo. Assolutamente. Continuiamo a istruirci e a prendere decisioni informate sulla nostra alimentazione. Sono entusiasta di esplorare nuove ricette e incorporare questi cibi nutrienti nei nostri pasti. Anch'io. Intraprendiamo insieme un viaggio delizioso e salutare. Ecco una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. Che possiamo sempre dare la priorità al nostro benessere. Lezione 7. Il futuro del lavoro. Ciao Anna, hai notato come le conversazioni faccia a faccia siano diventate meno comuni con l'aumento del lavoro a distanza? Ciao John. Sì, sembra che il lavoro a distanza abbia cambiato il modo in cui interagiamo e comunichiamo tra di noi. Sicuramente. Con la comodità della tecnologia, le riunioni virtuali e la comunicazione online sono diventate la norma. È interessante come la tecnologia ci abbia permesso di entrare in contatto con persone di tutto il mondo senza uscire di casa. Assolutamente. Il lavoro a distanza ha aperto opportunità di collaborazione e flessibilità come mai prima d'ora. Tuttavia, mi manca il tocco personale delle conversazioni faccia a faccia e gli spunti non verbali che forniscono. Sono d'accordo, c'è qualcosa di unico nell'essere in grado di leggere di persona il linguaggio del corpo e le espressioni facciali di qualcuno. È vero. Il linguaggio del corpo svolge un ruolo significativo nella comunicazione e può aiutarci a comprendere le sfumature di una conversazione. Ecco perché è importante trovare un equilibrio tra interazioni virtuali e faccia a faccia, soprattutto per costruire relazioni. Sicuramente. Le conversazioni faccia a faccia ci consentono di stabilire una connessione più profonda e promuovere la fiducia con gli altri. È anche più facile costruire un rapporto e risolvere i conflitti quando possiamo avere conversazioni dirette e di persona. Sì, a volte una semplice conversazione faccia a faccia può portare a soluzioni creative e a una migliore comprensione reciproca. Assolutamente. È importante riconoscere il valore delle interazioni virtuali e faccia a faccia nella nostra vita professionale. Il lavoro a distanza ha i suoi vantaggi, come una maggiore flessibilità e una riduzione dei tempi di percorrenza, ma non dobbiamo trascurare l'importanza delle connessioni di persona. Non potrei essere più d'accordo. Poiché il futuro del lavoro continua a evolversi, dobbiamo trovare il modo di trovare un equilibrio tra i due. Esattamente. Si tratta di sfruttare la tecnologia per l'efficienza e allo stesso tempo fare spazio a significative interazioni faccia a faccia. Sforziamoci di dare la priorità a quelle connessioni di persona e di cercare opportunità per conversazioni faccia a faccia quando possibile. Assolutamente. In questo modo, possiamo creare un ambiente di lavoro che valorizzi sia la produttività che la connessione umana. Ecco come trovare il giusto equilibrio tra interazioni virtuali e faccia a faccia nel futuro del lavoro. Complimenti per quello.
Sfruttiamo i vantaggi del lavoro a distanza e apprezziamo il valore delle conversazioni faccia a faccia. Ben detto. Adattiamoci al mutevole panorama del lavoro e sfruttiamo al massimo le opportunità che presenta. Lezione 8. Avventure all'aperto. Ciao Anna, hai mai provato attività all'aperto che richiedono attrezzi o attrezzature speciali? Ciao John. Sì, mi piace esplorare i grandi spazi aperti e dedicarmi ad attività che richiedono attrezzature specifiche. È eccitante. Che tipo di attrezzatura usi di solito per le tue avventure all'aperto? Beh, dipende dall'attività. Per le escursioni, mi assicuro di avere scarpe comode da passeggio e molta acqua. Scarpe comode da passeggio sono essenziali per prevenire disagi e garantire una piacevole esperienza escursionistica. Assolutamente. È importante scegliere scarpe che offrano un buon supporto e trazione per navigare su diversi terreni. E avere abbastanza acqua è fondamentale per rimanere idratati durante le attività all'aperto, soprattutto nelle giornate calde. Sì, rimanere idratati aiuta a mantenere i livelli di energia e previene la disidratazione, che può essere pericolosa. Che dire di altre attività all'aperto come il campeggio o l'arrampicata su roccia? Richiedono anche attrezzature specifiche? Sicuramente. Per il campeggio, mi assicuro di avere una tenda robusta, un sacco a pelo e un fornello da campeggio per cucinare. Avere una tenda e un sacco a pelo affidabili garantisce un sonno confortevole e una protezione dagli agenti atmosferici. E un fornello da campeggio mi permette di cucinare e gustare cibi caldi anche nella natura selvaggia. Sembra conveniente. Che ne dici dell'arrampicata su roccia? Che tipo di attrezzatura ti servirebbe per farlo? Per l'arrampicata su roccia avrei bisogno di un'imbracatura, scarpe da arrampicata e un casco per sicurezza. L'imbracatura e le scarpe da arrampicata forniscono stabilità e supporto durante la scalata sulle rocce e il casco protegge la testa da potenziali cadute. Esattamente. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità quando si svolgono attività all'aperto che comportano altezze e rischi potenziali. È importante investire in attrezzature e attrezzature di qualità per garantire la nostra sicurezza e migliorare le nostre esperienze all'aperto. Assolutamente. L'attrezzatura di qualità non solo offre comfort e sicurezza, ma migliora anche il divertimento generale dell'attività. Sono d'accordo, vale la pena fare qualche ricerca e investire nell'attrezzatura giusta per sfruttare al meglio le nostre avventure all'aria aperta. Ed è sempre una buona idea controllare le previsioni del tempo ed essere preparati a eventuali cambiamenti delle condizioni. Questo è un ottimo punto. Essere preparati e avere l'attrezzatura giusta può fare una differenza significativa nelle nostre esperienze all'aperto. Sicuramente. Continuiamo a esplorare i grandi spazi aperti e a sfruttare al massimo le nostre avventure all'aria aperta. Assolutamente. Ecco molte altre emozionanti esperienze all'aperto e l'attrezzatura che le migliora. Complimenti per quello. Abbracciamo la bellezza della natura e prepariamoci per avventure indimenticabili. Ben detto. Prepariamoci e sfruttiamo al meglio le nostre attività all'aperto. L'avventura ti aspetta. Infatti, intraprendiamoci in avventure elettrizzanti e creiamo ricordi duraturi all'aperto.
Non potrei essere più d'accordo. Facciamo di ogni avventura all'aria aperta un viaggio degno di essere amato. Lezione 9. Scegliere i pomodori perfetti. Ciao Anna, hai qualche consiglio per scegliere i pomodori perfetti al supermercato? Ciao John. Sì, quando selezioni i pomodori, ci sono alcune cose a cui dovresti prestare attenzione. È bello saperlo. Cosa devo tenere a mente nella scelta dei pomodori? Innanzitutto, evita i pomodori con lividi o macchie. Dovrebbero avere una pelle liscia e compatta. Quindi, una buccia liscia e compatta indica che i pomodori sono freschi e in buone condizioni? Esattamente. Contusioni o macchie possono indicare che i pomodori sono troppo maturi o sono stati maneggiati male. Questo ha senso. Ci sono altre cose che dovrei considerare quando raccolgo i pomodori? Sì, il colore è un altro fattore importante. Cerca pomodori con un colore vivace e uniforme. Quali colori devo cercare? Esistono indicatori specifici di maturità? I pomodori maturi possono essere di vari colori, a seconda della varietà. Cerca pomodori che abbiano un colore intenso e ricco. Questo è buono a sapersi. Terrò d'occhio i pomodori dal colore vivace e uniforme. Eccellente! Un'altra cosa da considerare è il peso dei pomodori. Dovrebbero sentirsi pesanti per le loro dimensioni. Quindi, un pomodoro più pesante indica che è più succoso e saporito? Sì, un pomodoro più pesante di solito significa che ha un contenuto di acqua più elevato, che può contribuire alla sua succosità. Questo è un ottimo consiglio. Mi assicurerò di scegliere pomodori che mi sembrano più pesanti in mano. Infine, strizza delicatamente i pomodori. Dovrebbero cedere leggermente alla pressione, ma non essere troppo morbidi. Quindi, un pomodoro troppo morbido potrebbe essere troppo maturo o addirittura iniziare a marcire? Esattamente. Vuoi evitare i pomodori troppo morbidi o pastosi? Questi consigli mi aiuteranno sicuramente a scegliere i pomodori perfetti. Apprezzo il tuo consiglio. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda, scegliendo i pomodori giusti, puoi esaltare il sapore dei tuoi piatti. Assolutamente. Si tratta solo di selezionare gli ingredienti più freschi e saporiti. Infatti, goditi la tua cucina e i deliziosi pomodori che raccogli. Buona cucina! Grazie, non vedo l'ora di mettere in pratica questi consigli e gustare alcuni deliziosi piatti a base di pomodoro. Sono sicuro che i tuoi piatti saranno fantastici. Buona cucina e ad assaporare quei succosi pomodori. Lo farò. Lo scopo è scegliere i pomodori perfetti e creare delizie culinarie. Saluti. Saluti! Che i vostri pasti siano pieni della bontà dei pomodori freschi e saporiti. Buon appetito! Grazie, facciamo di ogni pasto una celebrazione di sapori deliziosi e ingredienti freschi. Lezione 10. Acquisti online. Ciao Anna, hai mai provato a fare acquisti online? Ho sentito che è abbastanza comodo.
Ciao John. Sì, ho provato lo shopping online ed è sicuramente un modo conveniente per acquistare una varietà di articoli. È bello sentirlo. Che genere di cose compri di solito online? Bene, compro una vasta gamma di prodotti online, dall'abbigliamento e accessori all'elettronica e agli articoli per la casa. È impressionante. Lo shopping online sembra offrire una vasta selezione di prodotti. Assolutamente. Il mercato online fornisce l'accesso a una vasta gamma di opzioni che potrebbero non essere disponibili nei negozi fisici. Questo è vero, è comodo avere così tante scelte a portata di mano. Sicuramente fa risparmiare tempo e fatica. Inoltre, puoi facilmente confrontare i prezzi e leggere le recensioni prima di effettuare un acquisto. Questo è un vantaggio significativo. Aiuta a garantire che tu stia prendendo una decisione informata. Esattamente. Le recensioni dei clienti possono fornire informazioni preziose sulla qualità e sulla funzionalità di un prodotto. Posso vedere come lo shopping online possa essere utile. Ci sono aspetti negativi? Bene, un potenziale svantaggio è che non puoi vedere o provare fisicamente gli articoli prima di acquistarli. Questa è una preoccupazione valida. Come si affronta questo problema? Di solito controllo le tabelle delle taglie, leggo attentamente le descrizioni dei prodotti e cerco il feedback dei clienti sulle taglie. Sembra un buon approccio. È importante raccogliere quante più informazioni possibili. Sicuramente. Un'altra cosa da considerare è l'affidabilità del venditore online. È essenziale scegliere siti web affidabili e affidabili. Questo ha senso. È fondamentale garantire un'esperienza di acquisto online sicura. Assolutamente. Cerca siti web con opzioni di pagamento sicure e una buona esperienza di soddisfazione dei clienti. Lo terrò a mente. La sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali quando si tratta di acquisti online. Assolutamente. E non dimenticare di controllare eventuali costi aggiuntivi come le spese di spedizione o le politiche di restituzione. Buon punto. È importante essere consapevoli di eventuali costi aggiuntivi o della procedura di restituzione degli articoli, se necessario. Esattamente. Quindi, hai già provato a fare acquisti online? Sì, ce l'ho. Ho acquistato alcuni libri ed elettronica online. È stato abbastanza comodo. È bello sentirlo. Lo shopping online può essere un modo rapido ed efficiente per ottenere ciò di cui hai bisogno. Assolutamente. Ha decisamente cambiato il modo in cui facciamo acquisti e aperto nuove possibilità. Infatti, se lo affrontiamo con cautela e consapevolezza, lo shopping online può essere una grande risorsa. Sono d'accordo, abbracciamo la comodità dello shopping online pur essendo consapevoli delle nostre scelte. Ben detto. Buon shopping online e alla scoperta di nuovi tesori con pochi click. Grazie, ecco la comodità e le infinite possibilità dello shopping online. Saluti. Lezione 11. Suggerimenti per il pollice verde.
Ciao Anna, ho iniziato a fare giardinaggio da poco e mi chiedo se c'è qualcos'altro che devo sapere oltre ad annaffiare le mie piante. Ciao John. È bello sentirlo. Il giardinaggio può essere un hobby gratificante. Oltre all'irrigazione, ci sono alcune altre cose che dovresti considerare. Capisco. Cos'altro devo tenere a mente per garantire la salute e la crescita delle mie piante? Un aspetto importante è concimare le piante. Hanno bisogno di nutrienti per prosperare. Questo ha senso. Con che frequenza devo concimare le mie piante e che tipo di fertilizzante devo usare? La frequenza e il tipo di fertilizzante dipendono dalla specie vegetale. Alcune piante richiedono una concimazione regolare, mentre altre potrebbero averne bisogno meno frequentemente. Mi assicurerò di ricercare le esigenze specifiche di ciascuna delle mie piante. Ci sono consigli generali per scegliere il fertilizzante giusto? Sì, quando scegli un fertilizzante, considera il suo contenuto di nutrienti. Cerca un fertilizzante bilanciato che fornisca elementi essenziali come azoto, fosforo e potassio. Il fertilizzante bilanciato con elementi essenziali ce l'ha fatta. Esiste un modo specifico per applicare il fertilizzante? È meglio seguire le istruzioni fornite sulla confezione del fertilizzante. In genere, ti consigliamo di distribuirlo uniformemente sulla base della pianta e poi annaffiarlo. Sembra abbastanza semplice. Mi assicurerò di seguire attentamente le istruzioni. Ottimo! Un altro consiglio è quello di fare attenzione ai tempi. Fertilizzate le vostre piante durante la stagione di crescita attiva per ottenere risultati ottimali. Il tempismo è importante. Terrò traccia della stagione di crescita e concimerò di conseguenza. Eccellente! Ricorda che una concimazione eccessiva può essere dannosa per le piante, quindi segui sempre il dosaggio consigliato. Buon punto. Non vorrei causare alcun danno esagerando. Assolutamente. E non dimenticate di innaffiare accuratamente le piante dopo la concimazione per aiutare i nutrienti a raggiungere le radici. Mi assicurerò di annaffiarli correttamente dopo la concimazione. Grazie per il promemoria. Siete i benvenuti. Il giardinaggio consiste nel mantenere un ambiente sano e nutriente per le piante. Sto iniziando a rendermene conto. Non si tratta solo di annaffiare, ci sono molti fattori da considerare. Infatti, ogni pianta ha le sue esigenze specifiche, quindi è importante ricercarle e comprenderle. Mi prenderò il tempo necessario per informarmi sulle esigenze individuali dei miei impianti. Voglio dare loro la migliore assistenza possibile. È meraviglioso sentirlo. Le tue piante apprezzeranno l'attenzione e la cura extra. Lo spero. Sono entusiasta di vederli crescere e prosperare sotto la mia cura. Sono sicuro che lo faranno. Con la tua dedizione e le giuste conoscenze, il tuo giardino fiorirà. Grazie, la tua guida è stata preziosa. Un giardinaggio di successo e piante sane e vivaci. Saluti. Lezione 12. Pianificare un viaggio. Ciao Anna, stavo pensando al nostro prossimo viaggio. Come dovremmo preventivarlo in termini di spese? Ciao John. È un ottimo piano.
Quando si tratta di stabilire il budget per un viaggio, ci sono alcune cose che dovremmo considerare. Questo ha senso. Quali sono i fattori chiave da tenere a mente? Innanzitutto, dobbiamo pensare alle spese di trasporto. Come pensi di arrivare a destinazione? Stavo pensando di volare in città. Quindi, dovremmo considerare il costo dei biglietti aerei. Assolutamente. È importante ricercare diverse compagnie aeree e confrontare i prezzi per trovare le migliori offerte. Questa è una buona idea. Esaminerò diverse compagnie aeree e tariffe per trovare l'opzione più conveniente. Ottimo. Successivamente, dovremmo prendere in considerazione l'alloggio. Come immagini il nostro soggiorno in città? Penso che sarebbe bello stare in un hotel. Dovremmo cercarne uno adatto al nostro budget. Sicuramente. Considera la posizione, i servizi e le tariffe delle camere quando scegli un hotel. Mi assicurerò di trovare un hotel che soddisfi le nostre esigenze rispettando il nostro budget. Meraviglioso, un'altra spesa significativa da considerare è il cibo. Come pensi di mangiare durante il nostro viaggio? Penso che dovremmo provare un mix tra mangiare fuori e cucinare i nostri pasti per risparmiare denaro. Cosa ne pensi? Sembra un buon piano. Cerca nei ristoranti locali opzioni convenienti e possiamo anche acquistare generi alimentari per cucinare alcuni pasti. È un approccio intelligente. Possiamo provare la cucina locale tenendo conto anche delle nostre spese. Esattamente. Inoltre, non dimenticare di includere le attrazioni o le attività che desideri esplorare in città. Giusto. Dovremmo fare delle ricerche sul costo dei musei, dei tour o di qualsiasi altra attrazione che vogliamo visitare. Assolutamente. Cerca eventuali sconti o pacchetti che possano aiutare a ridurre le spese. Farò una ricerca sul costo delle attrazioni e vedrò se ci sono offerte speciali disponibili. Ottimo. Infine, è sempre una buona idea mettere da parte qualche soldo extra per spese impreviste o souvenir. Questo è un buon punto. Avere un fondo di emergenza ci assicura di essere preparati per eventuali costi imprevisti. Sicuramente. È meglio essere preparati e avere dei fondi extra per ogni evenienza. Sono d'accordo quindi, considerando i trasporti, l'alloggio, il cibo, le attrazioni e disponendo di un fondo di emergenza, possiamo preventivare il nostro viaggio in modo efficace. Assolutamente. Un budget adeguato ci aiuta a goderci il viaggio tenendo conto delle nostre spese. Grazie, apprezzo il tuo consiglio. Inizierò subito a lavorare sul nostro budget. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che pianificare e preventivare in anticipo renderanno il nostro viaggio ancora più piacevole. Lo farò. Lo auguro a tutti, a un'avventura ben pianificata e a basso costo. Saluti. Lezione 13. Pianificazione del viaggio. Ciao Anna, stavo pensando di organizzare un viaggio. Hai considerato anche la posizione? Ciao John. Assolutamente sì, la posizione è un fattore importante da considerare quando si pianifica un viaggio.
Dove stai pensando di andare? Ho cercato luoghi vicino alla costa con spiagge bellissime e molte attività all'aperto. Sembra un ottimo piano. Le destinazioni costiere offrono molte opportunità di relax e avventura. Esattamente. Voglio godermi la spiaggia ed esplorare anche le aree circostanti. Avevi in mente qualche luogo specifico? Beh, ho sempre voluto visitare la costiera amalfitana in Italia. È noto per i suoi paesaggi mozzafiato e le città pittoresche. L'Italia sembra incredibile. Ho sentito parlare molto della costiera amalfitana. Quali altre località hai preso in considerazione? Ho anche dato un'occhiata alla Costa Azzurra. Ha un fascino costiero simile e offre un mix di lusso e bellezza naturale. Anche la Costa Azzurra sembra incantevole. Deve essere fantastico vivere lo stile di vita mediterraneo. Sicuramente. La regione del Mediterraneo ha un fascino unico con la sua cultura vivace, la deliziosa cucina e i paesaggi mozzafiato. Non potrei essere più d'accordo. Quindi, quando pianifichiamo un viaggio come questo, come dobbiamo preventivare le spese? È essenziale considerare varie spese come alloggio, trasporto, pasti, attività ed eventuali costi aggiuntivi. Questo ha senso. Come possiamo stimare le spese con precisione? La ricerca dei costi medi di alloggio e trasporto nella località prescelta è un buon punto di partenza. I siti web di viaggi online possono fornire informazioni utili. Mi assicurerò di raccogliere tutte le informazioni necessarie su prezzi e costi. C'è altro che dovremmo tenere a mente? Non dimenticare di fissare un budget per pasti e attività. Cerca ristoranti locali e attrazioni gratuite o a basso costo per aiutarti a gestire le spese. Buon punto. Esplorare la cucina locale e trovare attività a prezzi accessibili può migliorare l'esperienza complessiva. Assolutamente. Si tratta solo di trovare un equilibrio tra godersi ciò che la destinazione ha da offrire e rimanere entro un budget ragionevole. Lo terrò a mente. È importante pianificare in anticipo e stanziare fondi per ogni aspetto del viaggio. La pianificazione e il budget ti aiuteranno a sfruttare al meglio il tuo viaggio senza stress finanziari. Grazie per il consiglio. Apprezzo le tue intuizioni. Ora mi sento più pronto per iniziare a pianificare il mio viaggio. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Spero che la tua pianificazione del viaggio proceda senza intoppi e che tu abbia un'avventura incredibile. Grazie, sono entusiasta di esplorare le meravigliose destinazioni costiere e creare ricordi indimenticabili. Lezione 14. Attività musicali. Ciao Anna, stavo pensando di prendere in mano uno strumento musicale. Sembra un ottimo modo per rilassarsi. Sono inclinato verso la chitarra. È versatile e comunemente usato in vari generi musicali. Sembra una scelta ragionevole.
La chitarra è uno strumento popolare con una vasta gamma di risorse didattiche disponibili. Ho sentito dire che una pratica costante è fondamentale per il progresso. Con che frequenza devo esercitarmi per vedere dei miglioramenti? La pratica regolare è davvero importante. Iniziare con 20-30 minuti al giorno, almeno 5 giorni alla settimana, è un buon modo per costruire una solida base. Capito. Mi assicurerò di dedicare del tempo dedicato alla pratica ogni giorno. È un grande impegno. La coerenza ti aiuterà a sviluppare la memoria muscolare e a migliorare le tue capacità di gioco. Sono entusiasta di iniziare. Ci sono tecniche o esercizi specifici su cui dovrei concentrarmi? Assolutamente. Inizia con le forme base degli accordi e gli esercizi con le dita per rafforzare le dita e migliorare la coordinazione. Mi assicurerò di includere questi esercizi nella mia routine di allenamento. Ci sono risorse online che consigli ai principianti? Le risorse disponibili sono numerose. Siti web come YouTube e piattaforme di tutorial online offrono lezioni e tutorial gratuiti per principianti. Questo è utile. Esplorerò queste piattaforme per integrare il mio apprendimento. Ci sono canzoni in particolare con cui mi suggerisci di iniziare? Inizia con canzoni semplici che utilizzano gli accordi che hai imparato. È un ottimo modo per applicare le tue conoscenze e rimanere motivato. Cercherò canzoni adatte ai principianti per esercitarmi e aumentare gradualmente il livello di difficoltà. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Ricorda, imparare uno strumento è un viaggio. Non lasciarti scoraggiare dalle sfide. Goditi il processo. Lo terrò a mente. Si tratta solo di godersi la musica e abbracciare l'esperienza di apprendimento. Assolutamente. La musica è un linguaggio universale che porta gioia e appagamento. Sono entusiasta del tuo viaggio musicale. Grazie, apprezzo la tua guida e il tuo incoraggiamento. Ecco come scoprire la gioia di suonare. Lezione 15. Raggiungere gli obiettivi. Ciao Anna, ho pensato ai nostri obiettivi e a come raggiungerli. Hai svolto lavori simili in passato? Ciao John. Sì, ho lavorato su vari progetti e ottenuto alcuni risultati significativi. Quali obiettivi stai cercando di raggiungere? Ho l'obiettivo personale di correre una maratona. Voglio migliorare la mia forma fisica e mettermi alla prova fisicamente. Ti sei mai allenato per una maratona? Sembra un grande obiettivo. Anche se non mi sono allenato specificamente per una maratona, ho esperienza con la corsa a lunga distanza. Posso sicuramente aiutarti con alcuni consigli. Sarebbe fantastico. So che richiede dedizione e un piano di formazione strutturato. Come devo fare per crearne uno? Innanzitutto, valuta il tuo attuale livello di forma fisica e stabilisci traguardi realistici. Aumenta gradualmente il chilometraggio e incorpora esercizi di cross-training per aumentare la resistenza e prevenire gli infortuni. Sembra ragionevole. I progressi incrementali e la prevenzione degli infortuni sono importanti per il successo a lungo termine. Qualche suggerimento per l'alimentazione durante l'allenamento? Una corretta alimentazione è fondamentale per l'allenamento della maratona.
Assicurati di seguire una dieta equilibrata con abbastanza carboidrati per l'energia e proteine per il recupero muscolare. Anche l'idratazione è fondamentale. Mi assicurerò di prestare attenzione alla mia dieta e di rimanere adeguatamente idratato. È essenziale per alimentare il mio corpo per le impegnative sessioni di allenamento. Assolutamente. Ricordati di ascoltare il tuo corpo e di dargli un riposo adeguato. Il recupero è importante tanto quanto l'allenamento stesso. Lo terrò a mente. Riposo e recupero permetteranno al mio corpo di adattarsi e diventare più forte. Hai affrontato delle difficoltà mentre lavoravi per raggiungere i tuoi obiettivi? Sicuramente. Le sfide fanno parte del viaggio. È importante rimanere motivati e superare gli ostacoli lungo il percorso. Abbi una mentalità positiva e credi nelle tue capacità. Me lo ricorderò. Le sfide sono opportunità di crescita e apprendimento. È importante rimanere concentrati e persistenti. Assolutamente. Ricordati di celebrare i traguardi e i traguardi raggiunti lungo il percorso. È importante riconoscere i tuoi progressi e rimanere motivati. È un ottimo promemoria. Celebrare piccole vittorie mi manterrà motivato ed entusiasta di raggiungere il mio obiettivo finale. Sono lieto che lo trovi utile. Circondati di una comunità di supporto o di un partner di formazione che possa incoraggiarti e sfidarti durante tutto il percorso. Questo è un buon punto. Avere un sistema di supporto può fare una differenza significativa. Possiamo motivarci a vicenda e ritenerci responsabili. Sicuramente. Insieme possiamo fare grandi cose. Ricorda che il viaggio verso il tuo obiettivo è importante quanto il raggiungimento dell'obiettivo stesso. Grazie per la tua guida. Apprezzo le tue intuizioni. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio e raggiungere il mio obiettivo per la maratona. Lezione 16. Esplorando la città. Ciao Anna, sto programmando un viaggio in una nuova città. Hai qualche consiglio sui luoghi da visitare? Ciao John. Sicuramente visita il museo della città. Mette in mostra la storia e la cultura della città. Sei già stato in qualche museo? Sì, ho visitato alcuni musei in passato. Li trovo affascinanti. I musei sono un ottimo modo per conoscere il patrimonio locale. Meraviglioso. I musei offrono una grande quantità di informazioni e forniscono una comprensione più profonda delle radici di una città. Sono d'accordo, esplorare la storia e la cultura di un luogo arricchisce l'esperienza di viaggio. Ci sono mostre specifiche che consigliate? Dipende dai tuoi interessi, ma ti suggerisco di dare un'occhiata alle mostre permanenti che evidenziano le pietre miliari e gli eventi significativi della città. Sembra intrigante. Mi assicurerò di esplorare quelle mostre per avere una comprensione completa della storia della città. Inoltre, non dimenticate di visitare i mercati locali e provare la cucina regionale. È un modo fantastico per immergerti nella cultura locale. Assolutamente. Adoro provare nuovi cibi e provare i sapori locali. Qualche piatto particolare a cui dovrei prestare attenzione? Ogni città ha la sua specialità. Chiedi consigli alla gente del posto. Provare piatti tradizionali ti darà un assaggio del patrimonio culinario della città.
Cercherò sicuramente i preferiti locali. È un ottimo modo per apprezzare le tradizioni culinarie uniche della città. Mentre esplori, assicurati di ammirare l'architettura e i monumenti. Spesso riflettono la storia della città e sono ottime opportunità fotografiche. Terrò pronta la mia fotocamera per immortalare la bellissima architettura e i monumenti iconici. Sarà un ottimo modo per conservare i ricordi. Assolutamente. Non dimenticate di interagire con la gente del posto. Possono fornire preziose informazioni e consigli utili sulla città. Interagire con la gente del posto è un'idea fantastica. Possono condividere gemme nascoste e destinazioni fuori dai sentieri battuti che i turisti potrebbero non conoscere. Precisamente. I consigli locali possono rendere il tuo viaggio ancora più memorabile e unico. Abbraccia l'ospitalità locale e connettiti con le persone. Sono entusiasta di esplorare la città, conoscere la sua storia, provare la cucina locale e entrare in contatto con le persone. Sarà un'esperienza arricchente. Sono felice di sentirlo. Ricorda, viaggiare non significa solo visitare monumenti, ma anche immergersi nella cultura locale. Grazie per i tuoi preziosi suggerimenti. Apprezzo le tue intuizioni. Non vedo l'ora di fare un viaggio indimenticabile.